certain blocks, like you can't walk because he got real people that want to kill him. But it seems quiet. It sounds quiet, but it's not really quiet. Everything you could imagine has happened to him. Don't be scared, man. No, we're not scared. Il Bronx, uno dei quartieri più famosi di tutto il mondo. Sicuramente ne avrai sentito parlare, ma pensi di conoscerlo davvero? There's kids out here 15 years old, 14 years old, shooting each other already. È considerato praticamente un sinonimo di criminalità e malavita, un luogo in cui è facile incappare in gang, sparatorie o storie di spaccio e da cui stare abbondantemente alla larga, a meno che non si conosca qualcuno della zona. Welcome to the Bronx. You know what I'm saying? Dopo aver partecipato ad un fight club illegale ed aver stretto qualche giusta amicizia, Mi amigo, let's go, let's rumble. posso finalmente fare una cosa che sognavo da tempo: girare il Bronx in lungo e in largo alla ricerca della verità. I know innocent people that got hurt. A lot of innocent people that got hurt just leaving this block just because they from this block. Il Bronx è davvero così pericoloso? Il Bronx è uno dei 5 quartieri di New York, di cui fanno anche parte Manhattan, Brooklyn, il Queens e Staten Island. Il borough che oggi noi andremo ad esplorare si trova a nord di Manhattan ed è forse quello con la storia più travagliata. Dopo essere stato colonizzato dagli olandesi nel 1639, nel 1898 il Bronx diventa ufficialmente parte di New York City e durante il XX secolo si sviluppa sia sul fronte industriale che su quello residenziale, accogliendo migliaia di migranti europei. Ma negli anni 60 e 70 che pian piano si trasforma in quello che noi conosciamo come Bronx. Le famiglie bianche della classe media si trasferiscono altrove e interi quartieri vengono demoliti. Una serie di situazioni che sommate una con l'altra ha fatto nascere quella specifica cultura urbana che oggi andremo a scoprire da vicino. Adesso andiamo nel Bronx, siamo già stati ma in un luogo chiuso e ora vogliamo esplorare. Ma anche se solitamente cerco di esplorare questi quartieri cercando di dare il meno possibile nell'occhio, a sto giro la situazione sarà opposta. Ci hanno taggato scrivendo Big YouTuber on my block at 5. Chissà come la prenderanno i compari del Bronx. La persona che mi ha taggato è Killa Mike, il capo del Rumble in the Bronx che abbiamo visitato nel video precedente. Una persona estremamente rispettata sia per la sua personalità forte e sicura, sia per la missione che porta avanti con il suo club di lotto, ovvero Guns Down, Gloves Up. Guns down, gloves up. That's what we stand for. Uno che alla sua zona ci tiene davvero. Io mi immaginavo il Bronx davvero come una roba solo palazzi, invece siamo praticamente arrivati ed è questo quello che si vede. Di solito associamo la criminalità a posti marci e fatiscenti, ma in America anche le zone pericolose fanno una certa figura. Ma il tassista in tutto questo cosa ne pensa del Bronx? Is it still dangerous? What do you see dangerous here? If you mind your business and you don't get into people's business, somebody will be hired. Beh, mi sembra molto tranquillo. Oppure è... Omertà, siamo arrivati. Don't be scared, man. No, we're not scared. Il nostro appuntamento doveva essere solo con Killa Mike, che invece, arrivati nel luogo dell'incontro, forse anche a causa delle sue storie, c'è davvero una marea di gente. Devo iniziare a preoccuparmi? Invece è tutto tranquillo e Killa Mike è lì ad aspettarci. Sentiamo come ci introduce al posto. Now we're in Gun Hill. What's that? Gun Hill è una strada del Bronx settentrionale considerata da molti come una delle 3 zone più pericolose del quartiere. Perché? Pensate che questa singola strada, per le ragioni più disparate, ha una media di 5 feriti a settimana. Fatevi voi un due conti. So you know I do the rumble in the Bronx, right? And this is my right hand man. So I worked to his block, so I let him do the history. Ok, sentiamo. What you want to know the history of? The neighborhood? Yeah, also the whole Bronx. What is your perception on the Bronx coming from Italy? It's a dangerous place. Okay, so Bronx was first created for the rich people, then over time got burned. Che è quello che vi dicevo rispetto a quello che è successo tra gli anni 60 e 70. Diventando una zona sostanzialmente popolata solo da poveri, la criminalità ha iniziato a crescere, fino ad arrivare ai gruppi organizzati che oggi conosciamo come gang. How many gangs? Gangs everywhere. You ever seen the movie The Warriors? The Warriors è un famosissimo film degli anni 70 che segue le vicende di una gang che, proprio dal Bronx, deve cercare di rientrare nel proprio quartiere durante la notte, mentre tutti gli altri gruppi organizzati cercano di ammazzarli. The movie is about New York City gangs. Quello che mi chiedo è, a oggi, è possibile vivere nel Bronx venendo da fuori? Not so much.
The music is what's fucking up their head and their mentality. There's kids out here 15 years old, 14 years old, shooting each other already. And 9 or 10 times it's about the music they listen to. And then they don't think right. Per Killa Mike quindi uno dei problemi è la musica, che punta tanto sulla spettacolarizzazione di scontri armati, vendette di sangue e così via. È vero che i padri fondatori dell'hip hop nel Bronx, come Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa e Fat Joe, si concentravano su messaggi più positivi che negativi, ma il cosiddetto gangsta rap, che utilizza invece un linguaggio più violento, è diventato famosissimo fin dagli anni 90. È possibile che sia quello il problema? No, gangster. Segna del gangster, manito. Comunque fa davvero impressione vedere dei bambini che vivono quelle strade e quella cultura. I feel like the whole gang era is not really as big as it used to be. You can now catch Crips cool with Bloods. And Crips and Bloods have the ultimate rival. I Crips e i Bloods sono le due gang più famose di tutti gli Stati Uniti. Hanno una storia davvero incredibile. Pensate che i Crips nascono alla fine degli anni 60 proprio con l'intenzione di difendere i giovani afroamericani dalle gang già esistenti e dalla brutalità della polizia. Con il passare del tempo però diventano loro stessi una gang violentissima e si espandono con grande forza in tutto il territorio americano, tra cui ovviamente il Bronx. I Bloods, e anche questo è paradossale, nascono all'inizio degli anni 70 proprio per proteggersi dai Crips e diventano col passare del tempo una tra le gang più sanguinose del mondo pure loro. Quello che sta dicendo Mike è che oggi questa rivalità non è più così forte, ma sarà vero? You know, say they'll be quick to kill each other, but now it's like there's Bloods and Crips cool with each other. Ok, quindi è una situazione tendenzialmente tranquilla che richiede però di stare sempre sull'attenti, perché la situazione potrebbe ribaltarsi da un momento all'altro. Bloods wear red bandanas, Crips wear blue. That's the colors that split them, you know what I'm saying? Snoop Dogg, Jim Jones, Dipset, Harlem World, you know what I mean? Questo perché nel mondo rap la realness è forse il fattore più importante. Essere affiliati a una gang conferisce un senso di credibilità e autenticità, dimostrando che l'artista ha vissuto veramente sulla sua pelle le cose di cui canta. Quindi di conseguenza moltissimi rapper famosi si identificano con una gang, a volte anche perché ne hanno fatto parte. Ma questo è un altro discorso. New gangs out now, you know what I'm saying? Like the Trinitarios. I Trinitarios sono una gang fondata negli anni 90 all'interno delle prigioni di New York City. Nati anche loro per proteggersi dalle altre gang e dalle difficili condizioni carcerarie, i Trinitarios devono il loro nome alla Santissima Trinità, riflettendo le radici cattoliche dei membri fondatori, gli immigrati dominicani. Coinvolti in una vasta gamma di attività criminali, i Trinitarios sono cresciuti moltissimo nell'ultimo decennio, tanto che da New York hanno esteso la loro presenza anche a Boston, Providence, Miami e pure delle città europee, tra cui Milano. Quindi gente che si è formata proprio nel contesto gangsta rap in prigione e che si sta espandendo con sempre più forza. They want to show you like, I don't care how old you are, I got my gun too. They don't respect what we do as far as Rumble in the Bronx. That's why we try to like change the culture. But these kids don't want to change, they want to shoot. E questo si ricollega alla loro missione con il Rumble in the Bronx, far risolvere eventuali questioni d'onore sul ring e non attraverso la violenza armata. I came from the streets, so like I've been stabbed twice, my face been cut, you know what I'm saying, my ears been bitten off, I got scars in my head. So it's like I've been in the streets for a long time. Can I ask you why all of this happened to you? Growing up in the Bronx. Quindi basta questo, anche senza andarsene a cercare. Ma rispetto alle zone più pericolose del Bronx, questa dove si colloca? I would say like the toughest neighborhood, you're in one of them right now. But I don't feel like I feel safe. Well, of course you feel safe because you're around the gangsters, you're around us. But if you was walking around here by yourself, Forse me la sarei vista brutta, anche perché Mike non è l'unico che mi dirà questa esatta cosa qui. If you walk straight and you just don't look at nobody, people will probably test you. But if you're looking at people, yeah, somebody might do something to you. Ma a lui ci arriviamo dopo. with your camera, one of these motherfuckers will probably just be like, yo bro, let me see this camera real quick and just take your camera. Ok, forti della sua presenza, però ho voglia di fare un giro più dettagliato. Here we go, like a little... Yeah, come on, just take a walk. E camminando mi accorgo di quanto effettivamente Mike si è rispettato in tutto il quartiere. Chiunque si ferma a salutarlo, ogni adulto e bambino. Quando passa lui, nessuno è indifferente. Right here, this man, when you get gang banged in, When you want to be crip, you come back here. Come
se fosse il loro quartiere generale. This is what they're doing now. They're trying to bring the city up. They're trying to kick us out and let people with money move in, take over the neighborhoods. I don't know where the fuck they want everybody else to go, but rent is like super high out here. Right now, I'm paying like $2,000 a month. Really? Questo è il grande problema di quando si prova a migliorare una zona malfamata di una città: la gentrificazione. Some people say gentrification is good for the borough, others bad. Sostanzialmente lo Stato mette a posto una zona svalutata costruendo palazzi, sistemando parchi e strutture, tentando di attirare quindi dei cittadini più facoltosi. Il problema è che gli affitti e il valore delle case di conseguenza aumentano esponenzialmente e in questo modo i meno abbienti sono costretti a lasciare la zona rifugiandosi in un altro luogo malfamato. Stiamo camminando nel Bronx così. Ma la cultura del Bronx forse è troppo radicata per attirare un altro tipo di abitanti. But there's like places where you're not allowed to go. Blocks down, like this neighborhood is not allowed to go 2 blocks down. E allora andiamo a vedere. This is like they see him or they see him, it's gonna be a shooting. Really, that easy? Yeah. But why? Game. Even if they're doing nothing? No. Just because you're in another... Yes. Per chi non lo sapesse, i blocchi negli Stati Uniti, inclusi quelli nel Bronx, rappresentano le unità base di una città. Questi blocchi sono definiti da 4 strade che formano un quadrilatero e la loro dimensione o forma può variare a seconda della pianificazione urbana e della topografia locale, anche se qui a ogni angolo c'è un personaggio strano. Because that's gonna lead to the cop. E ovviamente non è l'unico. Un po' di paurina questi personaggi la mettono. What's Anspoint? You know the hood. It's part of the Bronx, you know? It's like an area like this, like Gun Hill's known, Fordham's known. A confermare le paure legittime di chi si trova immerso dentro questo mondo senza regole, ci pensa un incontro che facciamo letteralmente 2 minuti dopo. Oh, I missed the fight right now. That happened right now? Right now, y'all missing shit, bro. Non so perché questa rissa sia scattata, ma una violenza così brutale alla luce del giorno non l'avevo mai vista. La tipa le stava mangiando un dito e non è buono di sapore. Infatti va tutto il pieno di sangue, pazzesco. A tal proposito, quindi, e a qualcuno è andata pure peggio, tipo questo ragazzo a cui hanno aperto la testa. That's my own family that did that. Hit me with a stick. Another nigga stabbed me in my eye right here. Ad un certo punto mi viene un sacco di sete, ma non voglio scomodare i miei amici per chiedermi di accompagnarmi al market e poi voglio vivere un po' di esperienza del Bronx. Quindi Oh là, un giretto da solo. Speriamo non mi succeda niente, ma non penso sia un problema se vado in giro da solo a prendere da bere. una cosa che però mi tranquillizza molto è che in qualsiasi parte del mondo io sia, posso far conto su Revolut. Sembra una sciocchezza detta così, ma vi assicuro che con tutte le avventure che vivo, sapere di non dovermi preoccupare quando devo pagare hotel, ristoranti, supermercati o devo prelevare è veramente un gran sollievo. Ho pagato con Revolut anche nel Bronx. E se non hai ancora l'app sul tuo telefono ti invito fortemente ad iscriverti. È una banca digitale dove puoi aprire un conto gratuitamente in 5 minuti direttamente dal telefono. Parlando di viaggi, potete prenotare hotel ed esperienze e ottenere anche dei punti che potete utilizzare per ricevere sconti e miglia aeree. Se poi come me diventate clienti Metal avete accesso scontato alle lounge in aeroporto e tantissimi servizi inclusi. Visto, sorrizzare alle della giusta funzione, guarda dove sono arrivati ragazzi. E dato che lo stile non va a pile, potete personalizzare la vostra carta Metal come ho fatto io. Se poi avete mai perso il portafoglio o ve l'hanno rubato, conoscete bene l'ansia che qualcuno possa utilizzare a vostra insaputa i vostri soldini. Ecco, con Revolut blocchi la carta in meno di un minuto direttamente dall'app e dormi sonni tranquilli. Contanto che puoi usarla praticamente in tutto il mondo, non so cosa tu stia aspettando. Un'altra figata è che in un periodo come questo, in cui magari si va in vacanze insieme, si fanno pizzate con gli amici e cose varie, puoi dividere semplicissimamente i costi direttamente nell'app, facilitando le transazioni più comuni e togliendo ogni scusa a quello che non ti torna mai soldi. Scarica ora Revolut gratuitamente dal link in descrizione per ricevere un bonus di 20 euro, così sull'unghia. Fallo adesso! Comunque, magari è per la fortuna che mi porta Revolut, però durante questo breve tragitto non mi è successo niente e quindi posso tornare ad approfondire il discorso con i miei amici, tra cui uno nuovo. Yo, Tino. Capiamo subito come
vede lui la questione? Cosa contraddistingue l'identità dei Crips? That means something. That represents something to where you belong. One change from home. It's no different. I'm a gang member and you're a civilian. E se non volessi più essere un civile? How do you enter? Really like be born here or either, I'm saying, come to a hood and show your face and be like, I want to get put on. And then you're part of a family. Something that's going to protect you from all the notice. I'm saying, if anything. Ma ognuno ha la sua visione della cosa e qualche ora più tardi ci verrà data una risposta completamente differente. You have to prove yourself. You have to show why you on that. If it's to go rob, you gotta go do that. I mean, you gotta go shoot somebody, you gotta go do that. You know what I'm saying? Che in realtà mi viene confermata proprio da un altro Crips della zona. That phone call, you want to go. You gotta go. You gotta roll out and do like whatever the duty is. Whatever it is, man. Whatever the mission is. Quindi, per farsi notare ed eventualmente accettare da una gang, tutto quello che bisogna fare è rimanere in zona e risolvere qualche tipo di problema. Why you choose this lifestyle? Kind of shows me. I'm a product of my environment, and I just want to be down with my neighborhood, with my block. That's all. Questo è interessante perché la frase I'm a product of my environment viene generalmente attribuita a chi si lascia andare a quello che è il suo contesto sociale, senza combattere in alcun modo per uscirne. Non a caso in The Departed, che è un famoso film che parla proprio della criminalità americana, il capo della gang principale dice: I don't want to be a product of my environment. I want my environment to be a product of me. Come a sottolineare il fatto di essere padrone del proprio destino, al contrario, a quanto pare, dei nostri amici. You're afraid of something? Yeah, I'm afraid. Everybody have fear. Fear brings coverage. Tocca ora all'altra domanda di Rito. I would like to see like one house. We're gonna go inside the house. That's dangerous. Fa niente perché c'è un piano B. There's like a rooftop or something we can go to. Go up in there? Perfetto, andiamo lì. Entriamo quindi in questo mega palazzo dove Killa Mike sembra conoscere tutti. I'm happy that I'm inside. Oh, this is the elevator we split corners. Everybody You got gotta corner be- fast. It was the five guy. Yeah, sure. Arriviamo finalmente sul tetto. Questo è quello che volevo vedere. Like, can you explain me like the different areas and the different gangs from here? This block right here never got along with that area over there. Okay, but there are just two gangs or? Usually these blocks, different gangs everywhere. Tanto che ogni blocco, come segno di dominio del territorio, è ribattezzato con il nome specifico delle gang. This over here is called Maniacs. They crip, but they call Maniacs. Like the next block, then you got Drillies. E sti blocchi di chi sono? They are part of like the blood. Like they wear red and stuff. The Trinitarios are? They mostly on Hunts Point, and they only Spanish. Once you leave here, It just goes crazy. like a lot of these people from right here can go 5 minutes past here. Shooting might get involved. As soon as you leave 5 minutes away from here. That's crazy. Like this. E qui, parlando di sparatori, uccisioni e gang, ci siamo spaventati un po' tutti. O meglio, io mi sono spaventato e loro si sono messi subito sull'attenti. Grazie al cielo era soltanto la porta. Certain blocks, like you can't walk because he got real people that want to kill him. Mi chiedo come si faccia a vivere con questa paura. It's the life that you choose. E perché lui, nello specifico, l'ha scelta? But I didn't choose that route. But sometimes I get caught up in it just from being from this neighborhood. Apriamo poi un discorso che forse è il più importante di tutti. You fear the police? Yes and no. In che senso? One gun could put us away for a long time. They find your gun, go to jail. Quindi per loro la polizia di New York non è nient'altro che l'ennesimo nemico. It's the same thing like gangs, you know what I'm saying? And no matter what group or what block you're on, NYPD is another gang, and there's good people and there's bad people. You know what I'm saying? There's probably there's good cops out there and there's bad cops out there, no matter if you're a cop or not. Comunque, è tempo di registrare qualche videino sul tetto e i nostri amici sono praticamente scomparsi. Te l'ho lasciato qua, sì. Te l'ho lasciato qua. Cosa sta succedendo? Assurdo che ci hanno lasciato qua. Sai, se ne sono andati, non si sono preoccupati del fatto che noi non ci fossimo nell'ascensore. Spero non capiti nulla di strano. E finalmente Got lost? I was like, they'll figure it out. Yeah, poi, as always, il sole sta calando. ma ho bisogno di vedere qualcosa in più. Facciamo un altro giretto.
anche fighissimo il fatto che stanno lì a ascoltare la musica in piena. Be escape route. You go from that gate and make it to the other side of the block. Praticamente dei tunnel che tagliano i palazzi per velocizzare scambi o scappare dalla polizia. 60-foot tunnel was found right underneath. Però mi sembrano chiusi. Perché? A lot of dudes escape, then away from crime. E arriviamo finalmente a Gun Hill, zona oggi comandata da gang come i Two Fly YGs e i Big Money Bosses, oltre che da una sottosezione dei Bloods che si fa chiamare G-Side. Gun Hill is like the famous area in the Bronx, well, New York City, and this is where the war started. That's why they call it Gun Hill. A lot of bodies is buried under there. Really? Yeah. Walking on bodies, baby. In realtà il nome nasce durante la guerra d'indipendenza americana. I soldati spostarono un cannone vicino a una collina all'intorno per bombardare le truppe britanniche e da lì nacque il nome Gun Hill. Ma ognuno giustamente si racconta la sua storia ed effettivamente questa zona è stata teatro di una miriade di scontri negli ultimi anni. So the blood area starts from there. Yeah. We can go there now. What? Of course I want. Potrebbe essere pericoloso anche perché Adesso siamo usciti dalla sua giurisdizione, diciamo. e infatti veniamo immediatamente fermati. Is that a good time to go over there? They're not from the side. They go down there, there's gonna be a fight. They go there with a camera, they're gonna beat you, him, all y'all up. L'uomo che ci ha fermato è uno degli OG del gruppo con cui abbiamo finora passato la giornata, che per preservare la nostra salute non ci vuole far cambiare zona, dato che dei loro nemici potrebbero averci visto insieme a loro. The camera is okay? My shit is respected everywhere. Dopo un momento di panico però arriva Mike, che invece ci incita a procedere. That's why I'm not scared of no block. Go everywhere I want to go. I'm good, you know what I'm saying? Entriamo quindi nel cuore di quella zona finché dopo poco si avvicina a noi un Blood. My man from Italy, they show YouTube and shit. You want to get on tape? I want to say something. Non mi sembrano tanto per la quale, ma insisto. Italy? Yeah. Oh, that's what's up. A little documentary in the Bronx. Oh, Dipset Burger Gang Bag, Killer Wild Cash in New York. Yeah, turn that shit on. Ok, forse con lui c'è del margine. How long you been on this block? My whole life, I run this shit. What's the most realest shit you ever seen on this block? What's the most realest? We can't talk that, bro. Vabbè, la solita omertà del posto. Amen. Ci beviamo una roba tutti insieme, facciamo un po' di amicizia e iniziamo a spostarci verso l'ultima zona. I also got the guys from the Dialog. What are you doing with them? They're asking me right now if I'm down to go right now. Yeah, if you want, I'll drive you over there. You wanna come? Yeah, With us? I go. La possibilità di parlare con un Trinitarios non me la perdo di certo, ma la loro paura rimane una sola. The police watching us. Ah, le telecamere assurde. Prendiamo quindi il mezzo Let's go. e ci dirigiamo verso Hunts Point, il luogo dell'incontro nel sud-est del Bronx. E qui ho una piccola curiosità. You know him or no? No, I don't know. No, he's coming. Incrociamo le dita. Brother, sorry for the delay. With a Bronx shirt. Love. Meno male che la fama di Mike lo precede. You know like almost anything about like your gang. This is Hunts Point, feel me? You already know. We 3DP, we a music group. Quindi, come da tradizione, il rapper è anche un membro della gang. What's Hunts Point? What is it known for? A lot of fights and stuff. A lot of fiends, crackheads, stuff like that. E riguardo alla sua gang, It's a Spanish gang. How many? People we have, probably over like 3,000-4,000. fate conto che i Bloods sono circa 20.000 e i Crips quasi il doppio, 35.000. It's about being a man. It's about morals and principle, loyalty, and what you could do. Cosa puoi fare? When I say what you could do, it doesn't have to be necessarily shooting at people, stabbing people. It could be what can you do? What can you bring to the table? It's different things. You go to school, you have an education. I go to college myself. Nobody knows that. What can we do for each other? You know what I'm saying? Interessante come tutti i membri delle rispettive gang la buttino sempre sul concetto di comunità, di aiuto del prossimo e sulla costruzione di qualcosa insieme, che partono come concetti assolutamente nobilissimi, ma che spesso poi sfociano nello spararsi in mezzo alla strada. How can I recognize See the color, right? Color is green. What's your goal? My goal is for me to make it in music. Ok, è arrivato il momento di fare un giretto pure insieme a loro. It looks quiet right now, but we be in the street right now, and this is the problem, right? This is how shit works. In less than a second, you're not watching, the boys right there, they trying to arrest you. Right now, me and my sons, right now, we getting views, you know what I'm saying? We making money. Facciamo ancora qualche passo mentre i nostri amici mi raccontano qualcosa in più, finché ad un certo punto, come fosse destino, troviamo un campo da basket e... Ovvio che voglio giocare a basketball. Scusate, vuoi mettere e farci una partitina con i Trinitarios? Beh, un momento incredibile.
Bella partita, ma non sono andato troppo aggressivo qui, che non si sa mai. E si ritorna a parlare di polizia, il vero motivo per cui da quando sono qui, stranamente, non ho visto nemmeno un'arma. It's the first time that the people who don't like to flex that things. This is my opinion. New York City has very strict gun laws and stuff. If you get caught with a gun right now, you're doing 3 to 5 years. You gotta think like a cop. If you think like a cop, sometimes it helps you more. Your parents know that you're doing this? Or? Yeah, parents know. I mean, it was tough for my mom. Shit happened. Hold on, let me say. La persona che i ragazzi stanno salutando è il miglior amico di Kai Cenat, uno youtuber e streamer americano famosissimo che, vabbè, sicuramente conoscerete. Ma cosa ci fa qui? E perché non esce dall'auto? Forse perché non vuole farsi vedere qui. Ma in realtà, poco dopo, forse perché era stato aggiornato su quello che stavamo facendo, ci raggiunge. Oh, you do? Oh, yeah. Oh, what's up, bro? Fine, you? What's your name, bro? Fano. You do like a New York tour? Just in the Bronx. Oh, just in the Bronx. Is it your first stop or you got more stops? No, we're open to see everything. So if you have any suggestions... No, not me. I don't know shit. I don't know shit. From the Bronx? Yeah. So you know shit. Yeah, but I don't know shit. Nessuno vuole dire niente. Tutti, in qualche modo, si vergognano anche un po' di quello che fanno o lo flexano come se tutta quella narrativa fosse anche un po' parte integrante della loro cultura. Forse lo è, o forse lo fanno per i soliti due motivi che contraddistinguono la maggior parte degli adolescenti: pensare in grande e fare il contrario di quello che viene detto dai propri genitori. It could be something big, and right now we're doing big shit. You know what I'm saying? So I think the risk is worth it. Nel frattempo arriva il nostro Uber, quindi salutiamo i ragazzi. That's the Uber? Yeah. Yo, man, it's nice meeting you, guys. E torniamo a casa dopo una giornata intera passata nel Bronx tra Crips, Bloods e Trinitarios, che è una situazione in cui sinceramente non pensavo mi sarei mai trovato. Però, come al solito, le persone si dimostrano molto più disponibili al dialogo di quanto si pensi, e se anche dei pericolosi membri di gang criminali hanno voglia di esporsi, vuol dire che è vero che queste dinamiche nascono effettivamente dalla necessità di contare qualcosa nel mondo e di far sentire la propria voce, a prescindere da tutto. Ma questa è solo un'altra storia di questa super avventura, e ci saranno dei luoghi in cui le persone saranno ben meno amichevoli, lasciando spazio alla paura. Nei prossimi episodi. Il protocollo dice che non lo posso aiutare, sgozzato, morto lì, lo avrebbero potuto salvare. Is there someone? What happened to the federal station? I can understand why people are the way they are, because there's some fucking dickhead motherfuckers out there.